Amici, bentornati al garage della Bassa. Sì, sto cominciando questo video in auto e sentirete un po' di rumore di sottofondo perché davvero si squaglia. Fa un caldo pazzesco, siamo a metà di giugno e ci sono 37 gradi, 37, quindi devo assolutamente tenere accesa la macchina per fare almeno l'introduzione con un po' di aria condizionata, perché sennò davvero si squaglia. Vi ricordate lo scorso video nei quali ho provato due setup, uno T-Mac e uno B-Max? Ecco, stendendo un velo pietoso su quello che è stato il setup della B-Max, abbiamo scoperto che in T-Mac anche con un freno storto riuscivamo effettivamente a saltare più dritti. Così mi sono detto, proviamo a modificare un po' questi setup, cerchiamo di migliorarli, ma soprattutto andiamo a scoprire se modificando l'altezza del freno da un lato o da un altro riusciamo a risolvere una volta per tutte il problema dell'instabilità durante i salti. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere la pista e a provare le mini. Ed eccoci qua, questa è la pista sulla quale correremo oggi, anzi sulla quale proveremo oggi, e questa è la T-Mac di cui vi parlavo prima. Certo, è la stessa dell'altra volta, ma ci sono delle differenze sostanziali. Queste qua dietro sono gomme soft, l'altra volta erano gomme low friction, ma mi sembrava che arrancasse un po', facesse un po' fatica nelle curve, e quindi ho cercato di mettere queste gomme per recuperare un po' di trazione. I roller dietro sono cambiati, non sono più quelli da 19 ma sono quelli da 13, e qua sotto, come vedete, ho aggiunto questa barra che di solito sarebbe una barra del freno, ma che qui sto utilizzando solo e unicamente come barra per non agganciarsi sulle sponde qualora la Mini dovesse saltare storta. Adesso mettiamo le batterie e la proviamo subito. Molto bene. Ok, allora con il Light Dash direi che ci siamo, a parte per il fatto che ho visto un po' di indecisione soprattutto su questo ponte. Quindi, siccome questa Mini ho intenzione di giocarla con l'Hyper, che adesso andremo a provare, l'unica modifica che ho fatto è stato aggiungere un inclinatore nella barra qua davanti, solo che così a occhio mi sembra un po' troppo, però proviamo perché non si sa mai. No! No! Ok, quindi non ho avuto assolutamente nessun problema con i salti di questa pista, ma per 2 volte di fila è uscita in 2 posti insoliti, cioè uno alla wave, sempre perché si è girata, quindi non è riuscita a rimanere dentro in curva, e anche qua per lo stesso motivo. È arrivata e anziché rimanere con il muso giù è partita verso l'alto e poi ovviamente si è cappottata. Quindi il mio pensiero è che ho messo decisamente troppo inclinatore, il che va a creare troppa frizione, probabilmente uno dei 2 roller mi si inchioda completamente e per questo motivo la Mini non riesce più a scorrere correttamente e a rimanere in pista. Quindi proviamo a diminuire un po' l'angolo e vediamo come va. Sì, credo che il problema fosse proprio quello. Adesso che stavo per smontare la banana sul frontale, guardate in che condizioni si trova il roller destro. Molto probabilmente è stato sollecitato molto più di quello che poteva reggere, quindi andiamo anche a cambiare il roller e a cambiare l'inclinatore. Che rischio! Molto bene! Molto bene, nessun problema nelle curve, ma ha faticato davvero tanto a superare il cambio di corsia, quindi magari il miglior compromesso è un inclinatore da 2 gradi. Lo cambiamo e lo proviamo. No! Niente,
E niente, io mi chiedevo come al solito il perché delle cose e poi mi è scappato l'occhio su questo. L'FRP posteriore completamente andato. Quindi lo dovrò sostituire perché purtroppo adesso non ne ho uno di ricambio pronto da provare subito. Quindi per oggi con la T-Mac basta così e riprendiamo in mano la B-Max. Come vedete, telaio e carrozzeria sono esattamente gli stessi dell'altra volta, così come anche il bumper anteriore. Cosa cambia? Cambia la scelta dei roller, cambia il diametro delle ruote, adesso sono ruote piccole con gomme low friction, cambia il posteriore e sparisce completamente il martello che era prima montato al posteriore. Proviamola intanto così com'è e poi dopo vediamo come regolarla. Ok, è stata dentro, ma ho visto qualche piccola indecisione, solo che andando così tanto lento, perché ho messo un Hyperdash, questo mi sono dimenticato di dirvelo, e anche con le batterie scariche, purtroppo credo che non si veda tanto il modo in cui salta. Quindi proviamo a spingere un po' di più. Adesso proverò solo a caricare le batterie, ma se fosse ancora troppo lenta passerei direttamente al motore Mac Dash. Sì, certo. Poi in gara no, vero? Ecco, sapevo io, non ti smentisci mai. A parte il palese fallimento in fase di discesa, comunque sembra andare abbastanza bene. Quindi aumentiamo la velocità. Si passa al Mac Dash Pro. Yeah! Oh. Ok, fortunatamente a rallenti il problema è molto più facile da vedere. Nel momento del salto la Mini tende a spostarsi verso sinistra, quindi cercheremo di correggere questa cosa. E come lo faremo? La mia idea è la seguente: proveremo ad aggiungere uno spessore su questa colonnina qui, in modo che il freno nella parte destra venga abbassato. Poi vi spiegherò perché e soprattutto ve lo spiegherò se funziona. Sì! Finalmente ho trovato la soluzione! Vediamo se riesco a spiegarvi in maniera semplice il perché penso di aver risolto il problema. Guardate qua, vedete che ci sono degli spessori? In particolare c'è uno spessore da 3 mm e 3 rondelle, mentre di qua lo spessore è sempre da 3 mm ma 2 rondelle, quindi in realtà in questo momento il freno è più basso a destra rispetto che a sinistra. Al momento del salto, quindi nel momento in cui la Mini tocca con il freno in questo punto della pista, la Mini dovrebbe andare a fare perno in uscita su tutto il freno, che essendo montato dritto dovrebbe toccare allo stesso modo in tutti i punti. Il problema qual è? Che la realtà dei fatti è che a quanto pare non è così, quindi la Mini tende a saltare storta in base al punto del freno in cui andrà a fare perno. In questo caso io avevo il problema che la Mini andava a fare perno sul lato sinistro, quindi toccava in questo punto qua e tendeva a ruotare verso sinistra. Aggiungendo uno spessore qui, a quanto pare adesso il freno tocca in maniera uniforme e quindi la Mini salta dritta. Quindi adesso proviamo a caricare davvero come si deve e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori da questo piccolo disgraziato modellino.
Il tempo, devo dire la verità, non era assolutamente male, ma voglio cercare di fare qualcosa di più. Quindi ho messo batterie fresche che non ho usato durante tutta la giornata e anche un altro Mac Dash che avevo. Non so a dire il vero se funzionerà meglio, però proviamo. No! No! Dai che è un buon giro! Sì! Eureka! Finalmente! Sì! Finalmente abbiamo trovato la soluzione. Ho dovuto fare un paio di prove, ma la soluzione migliore che ho trovato è questa. Freno impostato in questo modo, quindi una rondella grande e una rondella piccola di spessore in più sulla colonna destra rispetto che quella sinistra, e la Mini salta veramente bene. Gran bel tempo e sono soddisfattissimo della giornata di oggi. Amici miei, vi ringrazio per essere passati dal garage della Bassa, metto a posto tutto questo disastro qua e si va a casa a mangiare le salamelle. Ciao!